molto bene. Piatto estivo, ma non soltanto. Possibilità di varianti moltissime, non dico migliaia perché sarebbe esagerato, ma insomma veramente tante, facilità facilissimo, per tutti i giorni più o meno. Insomma, diciamo che è il classico piatto, ora va di moda dire salvacena, ma è proprio vero. Allora io lo preparo e poi magari me ne vado al mare e quando torno ho già la cena pronta. Tutti pronti? Ci vediamo dopo la sigla. Scola la pasta. Scola. Fermi, non vi avevo detto che c'è tutto. Qui abbiamo il nostro magico scolapasta, che è un po' il simbolo del nostro canale, ma soprattutto i miei coltelli. Se riesce ad avvicinare, voglio far vedere perché sono orgogliosissima dei miei coltelli brandizzati con i colori di Scola la pasta. Eh sì, adesso abbiamo proprio tutto. Possiamo cominciare. Scola la pasta. Scola la pasta. E allora, cominciamo con il primo ingrediente. Dopo aver lavato le zucchine, tagliamo le estremità. Poi le incidiamo con un coltello nel senso della lunghezza, ecco, in questo modo. Ora, con l'aiuto di uno scovolino o anche di un cucchiaino, come faccio io in grande semplicità, andiamo a rimuovere tutta la polpa delle zucchine. Scaviamo molto bene, così ci sarà un po' più di spazio per il ripieno. Una volta terminata questa operazione, andiamo ad adagiare le nostre barchette in una pirofila, ecco, in questo modo. Uniamo un pizzichino di sale, ma pochissimo, perché vedremo che già il ripieno è molto saporito. È il momento di cuocere il ripieno delle zucchine. In una padella mettiamo un filo di olio extravergine di oliva, poi aggiungiamo uno spicchio d'aglio, io qui lo sbuccio perché so che darà più sapore, ma possiamo lasciarlo anche in camicia. Quando l'olio è caldo versiamo metà del ripieno delle zucchine, l'altra la lasceremo per un'altra preparazione. Saliamo poco poco e lasciamo cuocere dolcemente a fiamma molto bassa per una decina di minuti, 8 minuti sono più che sufficienti, fino a completa doratura. E poi rimuoveremo l'aglio. Bene, ora che abbiamo cotto l'anima della zucchina, possiamo procedere a mixare il tutto. Quindi procediamo, utilizzeremo il mix e vedrete che sarà facilissimo. Giù nel mixer la polpa delle zucchine, naturalmente dopo averla fatta raffreddare, poi il tonno sgocciolato, il grana, una manciata di pangrattato che ci darà un po' più di corpo, un ingrediente importantissimo è l'uovo, ma anziché metterlo crudo, io ho deciso di metterlo sodato. Questo ci permette di avere una crema più corposa che vedrete sarà più facile per riempire le nostre zucchine. E come ultimo ingrediente, la ricotta. Adesso il lavoro lo fa soltanto lui, il nostro mixer, un po' vecchietto, ma ancora funziona tanto bene. Adesso che abbiamo ottenuto una crema molto corposa, andremo a fare il nostro ripieno. A me piace tantissimo aiutarmi con la sacca a poche, ma niente paura. Se non l'avete potrete usare tranquillamente un semplice cucchiaino. È solo che, come sapete, a me piace preparare anche i dolci, quindi la sacca a poche non manca mai. E se dovete proprio usare la sacca a poche, preferite questa che è lavabile, in modo da non usare le usa e getta e di rispettare sempre un po' l'ambiente. Ora iniziamo e creiamo dei veri e propri cordoli di ripieno. Questa è avanzata, ma ci faremo delle buonissime tartine.
E se vi dicessi che l'abbiamo mangiata tutta così senza neanche metterla sul pane per le tartine? Bene, proseguiamo con una leggera grattugiatina di scorza di limone. Mi raccomando, andateci leggeri perché se andiamo sul bianco poi è troppo amara. Immancabile una spolveratina finale di pangrattato per dare la croccantezza finale. Poi, se vi piace e volete dare un carattere più forte, potete dare anche una leggera spolveratina o grattugiatina di pepe nero. Se non vi piace potete non metterlo. Ma per finire, naturalmente non può mancare il nostro meraviglioso super olio extravergine di oliva. Never the same. In forno a 200 gradi per 25-30 minuti. A tra poco! Sweet time. Hey, whatever the plan. Quanta festa in tavola con le nostre zucchine al tonno, calde e fumanti. Le ho lasciate cuocere per 20-25 minuti, lasciandole poi per gli ultimi 5 minuti scoperte per farle un po' gratinare. Le andiamo ad assaggiare? Vai! Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Molto bene. E se questa ricetta vi sarà piaciuta, ricordatevi di iscrivervi e di mettere il vostro like, per noi molto importante. Io vi lascio e come sempre vi aspetto qui nella cucina di Scuola la Pasta.